Come sarebbe la tua giornata perfetta? La mia la immagino così. Mi chiamo Laura. Ho 30 anni. Oggi voglio raccontarti la mia giornata ideale. Mi sveglio senza sveglia. Mi sento molto riposata. Vado in cucina. Preparo la colazione. Caffè amaro. Profuma molto. E da mangiare pane tostato con avocado. Mentre faccio colazione leggo le notizie. Poi esco a fare una passeggiata con Papi. C'è bel tempo. Camminiamo piano. Andiamo al parco. Ci sono altri cani che giocano. Papi corre con loro. È felice. Più tardi vado in palestra. Oggi faccio allenamento per le braccia. Sollevamento pesi e trazioni. Mi sento forte. A mezzogiorno torno a casa. Faccio una doccia calda. Mi preparo e vado in cucina. Cucino gnocchi alla sorrentina. Metto musica soft. Mi piace cucinare. Poi riposo un po'. Nel pomeriggio incontro mio fratello. Prendiamo un caffè. Parliamo e ridiamo. Poi vado al mio corso di ceramica. Non sono molto brava, ma mi diverto. Quando finisco torno a casa. Metto in ordine la mia stanza e annaffio le piante. La sera preparo un'insalata. Ceno sul balcone guardando le stelle. La giornata sta finendo. Metto le cuffie. Prima di dormire guardo una serie. Mi sento tranquilla. Questa è la mia giornata perfetta. Suona bene, vero? Ma la sveglia suona. È martedì. Non ho tempo. Mi alzo in fretta. Non faccio colazione. Mi vesto e corro al lavoro. Prendo il caffè alla macchinetta. Passo la giornata davanti al computer. Niente passeggiata. Niente palestra. Niente caffè con mio fratello. Solo email. La sera torno stanca. Ceno qualsiasi cosa. Mi addormento sul divano con la televisione accesa. Questa è la mia giornata reale. Ma forse il fine settimana andrà meglio. Unlock full access to all our stories, exclusive exercises, and special content by becoming a channel member. Plus, your support helps us keep creating more amazing content for you. Join now and take your learning to the next level. Cosa mangia Laura a colazione nella giornata ideale?
Cosa fa Laura nel pomeriggio nella giornata ideale? Com'è la giornata reale di Laura? Mi chiamo Laura. Ho 30 anni. Oggi voglio raccontarti la mia giornata ideale. Mi sveglio senza sveglia. Mi sento molto riposata. Vado in cucina. Preparo la colazione. Caffè amaro. Profuma molto. E da mangiare pane tostato con avocado. Mentre faccio colazione leggo le notizie. Poi esco a fare una passeggiata con Papi. C'è bel tempo. Camminiamo piano. Andiamo al parco. Ci sono altri cani che giocano. Papi corre con loro. È felice. Più tardi vado in palestra. Oggi faccio allenamento per le braccia. Sollevamento pesi e trazioni. Mi sento forte. A mezzogiorno torno a casa. Faccio una doccia calda. Mi preparo e vado in cucina. Cucino gnocchi alla sorrentina. Metto musica soft. Mi piace cucinare. Poi riposo un po'. Nel pomeriggio incontro mio fratello. Prendiamo un caffè. Parliamo e ridiamo. Poi vado al mio corso di ceramica. Non sono molto brava, ma mi diverto. Quando finisco torno a casa. Metto in ordine la mia stanza e annaffio le piante. La sera preparo un'insalata. Ceno sul balcone guardando le stelle. La giornata sta finendo. Metto le cuffie. Prima di dormire guardo una serie. Mi sento tranquilla. Questa è la mia giornata perfetta. Suona bene, vero? Ma la sveglia suona. È martedì. Non ho tempo. Mi alzo in fretta. Non faccio colazione. Mi vesto e corro al lavoro. Prendo il caffè alla macchinetta. Passo la giornata davanti al computer. Niente passeggiata. Niente palestra. Niente caffè con mio fratello. Solo email. La sera torno stanca. Ceno qualsiasi cosa. Mi addormento sul divano con la televisione accesa. Questa è la mia giornata reale. Ma forse il fine settimana andrà meglio.
Mi chiamo Laura. Ho 30 anni. Oggi voglio raccontarti la mia giornata ideale. Mi sveglio senza sveglia. Mi sento molto riposata. Vado in cucina. Preparo la colazione. Caffè amaro. Profuma molto. E da mangiare pane tostato con avocado. Mentre faccio colazione leggo le notizie. Poi esco a fare una passeggiata con Papi. C'è bel tempo. Camminiamo piano. Andiamo al parco. Ci sono altri cani che giocano. Papi corre con loro. È felice. Più tardi vado in palestra. Oggi faccio allenamento per le braccia. Sollevamento pesi e trazioni. Mi sento forte. A mezzogiorno torno a casa. Faccio una doccia calda. Mi preparo e vado in cucina. Cucino gnocchi alla sorrentina. Metto musica soft. Mi piace cucinare. Poi riposo un po'. Nel pomeriggio incontro mio fratello. Prendiamo un caffè. Parliamo e ridiamo. Poi vado al mio corso di ceramica. Non sono molto brava, ma mi diverto. Quando finisco torno a casa. Metto in ordine la mia stanza e annaffio le piante. La sera preparo un'insalata. Ceno sul balcone guardando le stelle. La giornata sta finendo. Metto le cuffie. Prima di dormire guardo una serie. Mi sento tranquilla. Questa è la mia giornata perfetta. Suona bene, vero? Ma la sveglia suona. È martedì. Non ho tempo. Mi alzo in fretta. Non faccio colazione. Mi vesto e corro al lavoro. Prendo il caffè alla macchinetta. Passo la giornata davanti al computer. Niente passeggiata. Niente palestra. Niente caffè con mio fratello. Solo email. La sera torno stanca. Ceno qualsiasi cosa. Mi addormento sul divano con la televisione accesa. Questa è la mia giornata reale. Ma forse il fine settimana andrà meglio.